Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Oggi parliamo di una tematica che probabilmente ad alcuni di voi può sembrare un po' superflua, un po' inutile da trattare, ma vi assicuro che capire la natura dei vostri nodi e le motivazioni che stanno dietro a questo fenomeno è estremamente utile sia per capire lo stato in cui verte la vostra chioma, sia anche per capire le giuste cure e magari aggiustare anche un po' il tiro riguardo la routine che state utilizzando. Come avete visto dal titolo, quindi oggi parliamo di nodi. Parleremo un po', vi spiegherò come mai si verifica questo fenomeno, da cosa è dovuto e quali sono appunto le concause con cui ci possiamo confrontare. Allora, innanzitutto l'origine di questa problematica che affligge un po' tutti noi, chi più chi meno, deriva e dipende fortemente dallo stato in cui verte la nostra cuticola. La cuticola non è altro che lo strato più esterno, più superficiale del nostro capello, e il suo stato determina fortemente la formazione o meno di nodi. Vi lascio qui sopra, nella schedina in alto a sinistra, il video in cui vi parlavo della porosità dei capelli. In questo video, oltre a parlarvi di questa tematica molto importante, vi parlo anche appunto della cuticola, dei vari stati in cui si può trovare la nostra cuticola e che cosa cambia, che cosa succede ai nostri capelli in funzione appunto del suo stato di salute. Tenete presente che il capello dobbiamo immaginarlo appunto come un filo che è disseminato di tante piccole scagliette, tante piccole cuticole appunto, che diciamo così possono cambiare durante la vita del capello il loro stato. Quindi sono, ad esempio, nascono che sono tutte compatte, quindi hanno una forma molto unita, sono molto serrate tra di loro, ma nella vita del capello, attraverso appunto trattamenti, mezzi di calore e quant'altro, possono modificare il loro stato e quindi ovviamente possiamo andare incontro a molti fenomeni della chioma. Innanzitutto quello a cui dobbiamo stare attento appunto è proprio questo, quindi capire lo stato delle nostre cuticole e capire appunto quello che possiamo fare. I nodi dipendono fortemente, come dicevo, dallo stato della nostra cuticola. Immaginate questi fili che tra di loro appunto vanno a intersecarsi e a seconda di come scivolano l'uno contro l'altro possono incepparsi o meno. Infatti più la cuticola è liscia e compatta, quindi più tutte le scagliettine si presentano in modo uniforme e perfettamente appiccicate, diciamo così, al capello, più il capello tenderà a fare meno nodi, proprio perché appunto lo scorrimento di questi fili avviene in modo molto sereno e molto tranquillo, quindi comunque il capello scivolando bene su se stesso non va ad incepparsi, mentre invece quando abbiamo una cuticola che appunto è sollevata, un capello che presenta tutte queste scagliette un po' sollevate, un po' aperte, tende appunto ad incresparsi quando i capelli scivolano tra di loro, quindi vanno appunto così a creare questi nodi che a volte sono dei nodi molto difficili da sciogliere, molto difficili da sbrogliare e che diventano dei veri e propri rasta, perché sono caratterizzati proprio da degli annodamenti particolarmente stretti e difficili poi da andare a sciogliere. Allora, inquadriamo un attimo la situazione. Dovete tenere presente che la cuticola in generale subisce dei cambiamenti durante la vita del capello, quindi diciamo che per quanto noi possiamo trattare gentilmente i nostri capelli, per quanto possiamo maneggiarli con cura e possiamo adottare tutta una serie di misure gentili nei loro confronti, comunque la cuticola
tende sempre un po' a rovinarsi, tende un po' a deteriorarsi, perché comunque è soggetta a continui attacchi dagli agenti esterni, che possono essere anche agenti che non dipendono magari dalle nostre abitudini, ma magari sono fattori ambientali, magari sono fattori di smog, le temperature, troppo caldo, troppo freddo, un'esposizione al sole, dipendono da tante cose che sono anche esterne a noi. Poi ovviamente noi facciamo la nostra parte con l'alimentazione, con la cura, con i trattamenti, con i mezzi di calore, con le tinture sintetiche, quindi comunque la cuticola già di per sé diciamo così subisce attacchi esterni e poi ovviamente tende un po' a rovinarsi nel tempo e a deteriorarsi. Posto che questa aderenza della cuticola al fusto viene sottoposta continuamente a delle prove, noi quello che possiamo fare è adottare, almeno al limite del possibile, delle nostre possibilità, tutta una serie di trattamenti e di metodiche che mirano a conservare e a preservare più a lungo possibile la cuticola. Quindi quello che dobbiamo fare innanzitutto è eliminare o almeno limitare al massimo delle trazioni che possono essere diciamo così particolarmente aggressive, eliminare o appunto limitare al massimo i mezzi di calore che tendono a seccare il capello e poi tutta una serie di trattamenti, tinture sintetiche, decolorazioni, decappaggi, anche trattamenti di tipo naturale che però sono svolti in modo scorretto, possono danneggiare la cuticola, come ad esempio eccedere con l'enne potrebbe anche danneggiare la cuticola, seccare il capello, oppure magari l'impiego sbagliato degli oli, l'impiego o la mancanza di gel idratanti che magari non sono introdotti in modo corretto all'interno della nostra routine. Quindi anche nelle metodiche naturali bisogna sapersi muovere e capire come collocare i vari trattamenti. Ecco, voi non dovete pensare che la cuticola si possa sfaldare o consumare solo ed esclusivamente a causa di trattamenti di tipo sintetico, chimico o comunque dannosi di per sé. È anche vero che i trattamenti naturali ci aiutano, ma vanno sempre fatti in un certo modo, con criterio e nel modo più adatto possibile ai nostri capelli. Infatti, come vi dicevo anche in questo video, anche un impiego sbagliato degli oli, che per quanto siano delle sostanze meravigliose, possono appunto andare col tempo a danneggiare i nostri capelli se li utilizziamo in un modo scorretto e soprattutto se li utilizziamo in un modo che non è adatto a noi. Quindi una volta che noi andiamo ad eliminare o limitare fortemente questi fattori di consumazione della cuticola, quali appunto mezzi di calore come phon, piastra, arricciacapelli o tinture sintetiche, decolorazioni, decappaggi, cattivo utilizzo delle sostanze naturali, tutta una serie di fattori che appunto di per sé vanno a consumare la cuticola, dobbiamo intanto partire da un punto. Tendenzialmente il capello che fa molti nodi e quindi che è tendente ad incresparsi, annodarsi, quindi a restare bloccato in se stesso, è un capello che di per sé è rovinato. Ora, quello che possiamo fare senza ricorrere appunto a tagli è quello di andare innanzitutto a massimizzare l'idratazione, perché tendenzialmente il capello che fa nodi è un capello secco, quindi che si presenta nella maggiore delle ipotesi con una scarsa quantità di acqua al suo interno. Quindi è un capello molto secco, stopposo, poroso, ruvido, che ha bisogno di essere idratato. E come si fa? Si utilizzano delle sostanze naturali, che sono appunto i gel idratanti, che moltissime di voi conoscono, che vanno appunto a ripristinare l'acqua all'interno dei fusti. Quindi andiamo ad apportare acqua e ad ammorbidire i nostri capelli. In questo modo andiamo appunto a ripristinare i nostri serbatoi di idratazione. Una volta fatti degli impacchi idratanti a cadenza, quindi capiamo ovviamente quando è necessario, poi cerchiamo di mantenere una certa costanza negli impacchi idratanti, perché l'acqua, tenete conto che è il primo elemento che
viene dissipato magicamente nel nulla quando appunto si tratta dei nostri capelli. Poi andiamo a ripristinare attraverso gli impacchi oleosi il film idrolipidico, che è una sorta di corazza che ha il capello, quindi una sorta di protezione di pellicola che avvolge il fusto e appunto impedisce che il capello reagisca male o che si consumi nel momento in cui viene attaccato appunto da agenti esterni. Quindi attraverso l'impacco idratante, attraverso l'impacco oleoso, andiamo così a lavorare un po' sul recupero del capello. Dopo gli impacchi fatti con il gel naturali, che vanno appunto a massimizzare l'idratazione, quindi a reinserire l'acqua all'interno del fusto, io vi consiglio sempre di fare un leave-in, che è appunto un trattamento di mantenimento della chioma. Moltissimi di voi sicuramente lo conosceranno, è un metodo di mantenimento della chioma in cui viene impiegato un olio che viene appunto applicato a capelli puliti, quindi non viene applicato prima di fare lo shampoo e dopo va risciacquato, è semplicemente un trattamento che va distribuito sul capello, lasciato lì e appunto fa da protezione, fa da barriera, diciamo così, a tutto ciò che può attaccare il capello e poi ovviamente andiamo ad eliminare tutto ciò che potrebbe in qualche modo andare a consumare la nostra cuticola. Mi raccomando anche alla scelta degli strumenti per districare i capelli, quindi spazzole, pettini, tutta una serie di strumenti appunto che ci aiutano ad acconciarli, quindi cerchiamo sempre di innanzitutto districare e maneggiare i capelli in modo molto gentile, in modo molto tranquillo, molto delicato. Ecco, abbiamo sempre cura della nostra chioma, perché magari anche se noi non ci rastrelliamo i capelli non significa che il capello non subisca danni, quindi cerchiamo sempre di scegliere degli strumenti più delicati, di esercitare anche delle azioni più diciamo così, sì, gentili, più lente, più tranquille sui nostri capelli, e poi magari inseriamo qualche erbetta. Inseriamo ad esempio delle erbette che vanno a dispessire il nostro capello, come può essere l'ennè ad esempio, oppure se non vogliamo tingere i nostri capelli, perché comunque l'ennè è una erbetta tintoria che tinge di rosso, possiamo utilizzare l'ennè neutro, che non ha delle proprietà tintorie ma che ci aiuta a dispessire un po' il capello. Oppure ci sono anche tantissime altre erbette che ci aiutano ad ottenere appunto questo risultato. Ispessire il capello ci aiuta innanzitutto a schermarlo ulteriormente, ad irrobustirlo, quindi il capello che è magari danneggiato di suo, rovinato, si ritroverà ad essere un po' accolto da questa pellicola, diciamo così, che forma l'erbetta che abbiamo scelto, e ovviamente tenderà a spezzarsi un po' di meno, anche il fusto sarà un po' più compatto, un po' lineare, quindi diciamo così la cuticola sarà un po' preservata all'interno di questa sfera che andiamo a formare con l'impiego delle erbette. Ovviamente, salvo casi specifici di genetica, ecco, le cause fondamentalmente appunto dei nodi sono proprio queste, sono legate appunto alla consumazione della cuticola. Quindi ecco, adottate questi trattamenti, adottate questi accorgimenti e queste attenzioni e vi faccio vedere che comunque la vostra chioma migliorerà. Ovviamente non sto parlando di situazioni estreme in cui ci vuole il taglio, però tendenzialmente quando le cose, ecco, non sono proprio messe male, si può sempre recuperare. Quindi spero che questo video vi abbia un po' acceso qualche lampadina e vi abbia un po' fatto capire le dinamiche e le cause che girano intorno a questi fastidiosi fenomeni che possiamo avere un po' tutti. Adesso io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.